Beh, buon lunedì. Per me in realtà è sabato sera. È stato un sabato dove ho dato un orale questa mattina e uno scritto questo pomeriggio. Quindi scusatemi se sono un po' disfatta. Wow! Bellissimo. Bellissimo, sì. E questo video ha due scopi principali. Uno, questo video è un video di ringraziamento a Samia. E Samia è stata la professoressa di francese e intanto io la devo ringraziare perché mi ha fatto vedere l'esame in maniera completamente differente. Grazie Samia. E un appello proprio a tutti i professori, perché se c'è una cosa che mi sono veramente resa conto in tutta la mia vita scolastica, fin da quando ero bambina, ma adesso sono in grado proprio di delinearla e chiarirla in una frase, in un concetto. Cari professori, voi avete un impatto enorme, ma veramente enorme su noi studenti. Noi studenti passiamo la nostra vita a studiare mentre siamo studenti, è per questo che si chiamano studenti. Vi dico, nella mia sensibilità, quella che ho potuto esperire, cerco di parlare bene, che tutto ciò che noi studiamo passa attraverso di voi. Noi ci passiamo attraverso le vostre spiegazioni, noi ci passiamo attraverso le cose che voi ci date da fare a casa, noi ci passiamo attraverso il vostro giudizio. Tutto ciò ha un impatto enorme sul nostro percorso di vita e sulla nostra interiorità. Dunque, avendo questa cosa un peso enorme, voi avete un'influenza su di noi. E noi studenti abbiamo un'influenza enorme sul futuro. Non so se capite bene la cosa, è estremamente importante. Voi professori, le figure di riferimento, socialmente parlando, hanno un estremo impatto sulle persone giovani, perché non lo so perché non sono psicologa, non so i meccanismi psicologici, ma il giovane ha dei modelli, ha delle figure che vengono messe come di riferimento. Questo va a formare la sua struttura. Quindi nel momento in cui voi passate dei valori positivi allo studente, lui li farà suoi all'interno della sua persona. Quindi ciò che voi gli passate, lui lo porterà nel mondo dopo. Quindi professori, siate, per favore, con i vostri studenti quello che voi vorreste vedere nel mondo. Siate con quelle persone davanti a voi che stanno spendendo il loro tempo ad ascoltarvi quello che vorreste fosse l'umanità in un futuro. Cosa ha fatto Samia? Cosa ha fatto Samia? Grande Samia. Samia, io trovo, quello che ho sentito, è che ci ha considerato proprio come esseri umani, cioè come persone con una loro interiorità, soggettività e vita al di fuori anche di quello che può essere il corso di studi. Quindi Samia non solo non ci ha mai imposto nulla, ci ha sempre mostrato veramente un rispetto umano e ci ha lasciato soprattutto la libertà di portare all'esame un soggetto libero. Differenza tra ti faccio un esame dove tu mi devi rigurgitare delle nozioni magari grammaticali, nozionistico, un esame dove tu mi devi mostrare che hai applicato le nozioni che hai imparato su un soggetto che tu vai a sviluppare. E quando tu hai la possibilità di scegliere un argomento che piaceva a te ti ci svasi e ti conosci al contempo. E preparare questo esame è stato interessantissimo, è stato bellissimo andarmi a vedere tutte le emissioni radio francesi sul poliamore, e tutti i blog che esistono in Belgio, in Francia, in Italia, ma poligamia e poliamore sono la stessa cosa vuol dire? Cioè è stato proprio bello interrogarsi su un soggetto così particolare e così a me, che mi piglia bene comunque, cioè secondo me il poliamore è una buona idea. Però vedi, è stato bello poter riportare me stessa all'interno di un esame.
Io ho dovuto fare un percorso dentro me stessa attraverso la materia. Raga, cioè, allora, io posso anche diventare una macchina e rigurgitarti tutti i libri. Io l'ho fatto, ve lo giuro. Io è 2 anni che studio come una macchina. Ho preso tutti i 30 tranne un esame. Sai cosa ti dico? Non mi ha portato a niente. X esami, ho X 30 li ho messi in tasca. Sai cosa me ne faccio? Un cazzo. Non me ne faccio proprio un cazzo di tutti i miei 30. Cioè, sì, posso dirlo, dire anche un attimo di ho preso tutti i 30, ma finisce lì. Mi ha reso una persona più felice? No. Mi ha reso una persona migliore con le altre persone? No. Mi ha assicurato un futuro? Mi assicurerà un futuro? No. No. Non esiste una conoscenza oggettiva. E soprattutto non è giusto il modo in cui veniamo spinti alla conoscenza e a studiare, cioè attraverso la competizione. Perché noi non facciamo dei lavori di gruppo all'università? Ma non è meglio se io vengo valutata nel momento in cui prendo queste informazioni, le rielaboro, ma magari anche organizzandomi con tutte le altre persone in gruppo e creando effettivamente un progetto, magari. Grazie Samia. Noi abbiamo questo stress enorme nei confronti del risultato e vogliamo così tanto arrivare a questo risultato che ci dimentichiamo di goderci il processo. Cioè, nel momento in cui tu vuoi così tanto arrivare e hai solo quello nella testa, non ti assapori neanche i passi che fai. Pensaci, tu studente che vuoi passare quell'esame, ti sei dimenticato che tu quell'esame l'hai scelto perché volevi farlo, perché volevi studiarlo e ti sei dimenticato il piacere di imparare, perché alla fine quello che ti rimane è solo un giudizio e il numero del voto sul tuo cazzo di registro elettronico di merda. Un cazzo. E questo è un po' in tutto nella vita, cioè noi siamo sempre ossessionati da questa cosa che dobbiamo raggiungere, questo risultato che non si è capito qual è e dimentichiamo completamente il processo. Cioè. E tu vedi come magari un piccolo gesto di Samia o semplicemente un modo di fare di una professoressa, di un professore, come può aprire delle porte di riflessione a una persona. Cioè io non avrei riflettuto a tutte queste cose e se non avessi riflettuto queste cose non sarei qui a parlarne. Magari non farei riflettere altre persone che ora magari si fanno un punto di domanda in più. Quindi ritorno dall'inizio del video, questo è un ringraziamento per Samia. Grazie, merci. E un appello a tutti i professori che veramente potete farci tanto bene e noi siamo in una situazione non c'è più niente, la gente sbara, gli esami, non se ne può più. Quindi un po' di attenzione umana veramente verso di noi in questo momento ha ancora più potere. E proprio lo dico perché me lo sento di dire. Per imparare un libro è bello perché io faccio un percorso attraverso questo libro e le conclusioni a cui io arriverò alla fine sono diverse da quelle a cui arriverai tu. E noi non possiamo essere giudicati su un criterio oggettivo di conoscenza oggettiva, perché la conoscenza è un percorso della coscienza. La conoscenza è un percorso della tua coscienza attraverso una strada, che può essere il libro di anatomia, piuttosto che di sanscrito, piuttosto che di psicologia, piuttosto che di ingegneria, perché no? Sei tu attraverso quella materia come tu la rielabori. Quello a cui tu arriverai alla fine non è la stessa cosa a cui arriverà un altro, perché la sua coscienza, la sua interiorità è diversa. Noi non possiamo essere
giudicati sulla conoscenza oggettiva. La conoscenza oggettiva non esiste. Non esiste. Sì, vabbè, ok, 2 più 2 fa sempre 4. Buona, ma sto parlando a un altro livello. Cioè, le diverse intelligenze emotive, l'intelligenza creativa, l'intelligenza più matematica, ed è giusto valorizzarle. E questo su tutti i livelli. Noi non possiamo più continuare a formare delle persone come delle macchine. Poi vabbè, magari io sono cresciuta con le cose che ho imparato, sì, però. E quindi ricapitolando, merci Samia. 2 professori, veramente, cioè siate coscienti che ci influenzate e se ci influenzate bene è bellissimo, se ci influenzate male può essere malissimo e in questo momento abbiamo bisogno di essere influenzati bene perché avere l'università online è difficile. I video dei tutorial di yoga sono carini e li apprezzo, però oltre ai tutorial di yoga io ho bisogno di umanità. Quindi, sii con me quello che vuoi vedere nel mondo domani, per favore. 3 studenti. Vaffanculo il voto, non ve ne fate niente. Cioè, sì, da un certo punto di vista sì, però non perdetevi il piacere del percorso di studi per arrivare a un voto che alla fine vi mettete in tasca come un foglio di carta sgualcito. Quindi godetevi quello che studiate e svasateci sopra perché conoscere vuol dire fare un percorso con se stessi. Non perdete tempo a essere delle macchine. Non... Sì, ti metti alla prova, ma non guadagni niente. Quindi godetevela, perché ne vale la pena. Studiare è bello. E basta, raga, che vi devo dire? E siamo così e quella è una grande spirale di luce di tutti i colori che vi mando dal mio cuoricino, perché comunque io sono sempre molto felice e molto grata alla vita. E basta. Vi do un abbraccio grande e ciao. Ovviamente stay positive perché bisogna tenere la vibe alta e continuare a crescere senza avere paura. Mi raccomando, che la paura non ci serve. Ecco, un bacino.